Paper Dungeons eroi sulla carta. Cominciamo immediatamente con il setup. Ogni giocatore riceve un foglio di carta e una matita rubata all'Ikea e si comincia. Si sceglie casualmente tra i dungeon proposti uno casuale, che ci fornirà della discutibile lore, l'indicazione di quali boss andremo ad affrontare e soprattutto, sull'altro lato, come è composto il nostro dungeon. Andiamo quindi a riportare la posizione dei boss e di eventuali muri aggiuntivi sulla nostra mappa. Una volta che abbiamo riportato correttamente tutto, ogni giocatore riceve 2 carte obiettivo personale e 2 carte potere, tra le quali sceglierà di tenerne una e una, mentre le altre le scarterà. Si scelgono infine casualmente 3 obiettivi comuni a tutti i giocatori, il primo che li risolverà guadagnerà i punti sottostanti, a meno che non siano in 2 a risolvere la stessa quest nello stesso turno, per cui i punti andranno a entrambi i giocatori. Una volta fatto questo, ogni giocatore sceglierà la propria carta segreta obiettivo e andrà a ricopiare i quadratini neri, saranno 2 bianchi e 2 neri, nella propria casella degli eroi, annerendo la casellina di fianco. Questo sarà l'allineamento dei nostri eroi. Fatto questo, il gioco comincia. Avremo a disposizione 3 round, alla fine di ognuno dei quali andremo a sconfiggere uno dei boss. Ogni round sarà composto da gruppetti di 3 che rappresenteranno i vari turni di gioco. All'inizio di ogni turno un giocatore o più giocatori prescelti lanceranno un pool di dadi. Per ogni teschio che uscirà andremo ad annerire un cuoricino nella linea della nostra vita, la linea dei danni. La nostra vita massima sarà invece indicata dalla prima colonna. Partiamo con 4, così come sono il numero di livelli totali dei nostri eroi. Avremo un guerriero, un mago, un chierico e un ladro, tutti a livello 1. Ogni volta che qualcuno di loro crescerà di livello, andremo ad aumentare annerendo anche la linea della nostra vita massima possibile. I dadi col teschio che sono usciti vengono esclusi dal pool e tutti i giocatori possono scegliere dallo stesso pool quali dadi vogliono tenere, segnandosi il numero corrispettivo nelle caselline, quindi avremo a disposizione 3 dadi per ogni turno. La prima azione che possiamo fare con i dadi è quella di far avanzare i nostri eroi, scegliendo il simbolo corrispondente e il colore corrispondente all'allineamento. Ad esempio il mago è bianco, potrà utilizzare il 2 e non il 6. Andiamo quindi a segnare la carta numero 2, facciamo avanzare di livello il nostro eroe e aumentiamo il corrispettivo di 1, la nostra vita massima. Ogni eroe ha il suo simbolo. Abbiamo inoltre il quadrifoglio che vale per qualsiasi simbolo a nostra scelta e i piedi che ci permettono di muovere di 3 stanze attraverso il dungeon. Se malauguratamente nel nostro tiro dovessero uscire 3 o più teschi oppure 3 o più quadrifogli, il tiro andrà rifatto. Ogni dado, bianco o nero che sia, può essere usato per annerire un quadratino nella linea del crafting, oppure uno dei primi 4 oggetti di crafting se il simbolo sopra è quello di un eroe in particolare. Il guerriero, ad esempio, ci servirà a forgiare la spada, il mago il bastone e via discorrendo. Tutti questi oggetti, una volta craftati, ovvero quando grazie a 2 dadi diversi avremo riempito entrambe le caselline, ci forniranno dei bonus o istantanei oppure permanenti. Allo stesso modo potremo usare un dado bianco o nero per ottenere 2 pozioni, annerendole, le quali ci forniranno 2 cuoricini a testa, oppure ogni dado bianco o nero che vogliamo ci fornirà 2 movimenti attraverso il dungeon. Il punto di partenza per attraversare il dungeon è sempre la prima riga, e poi si andrà avanti via via attraverso il dungeon, considerando che ci sono anche dei passaggi che ci fanno passare da destra a sinistra. Come funziona un dungeon? Andremo a segnare di volta in volta con delle frecce il percorso che intendiamo fare, affrontando le stanze una per volta. Partendo dall'alto, sconfiggiamo eventuali mostri, dopodiché andremo a prendere eventuali trappole che ci daranno sempre un danno, che possiamo segnare nelle pozioni o nella vita, e poi andando a raccogliere eventuali oggetti, ad esempio un quadratino nel crafting, oppure delle pozioni, o ancora delle preziosissime gemme. Come si sconfiggono i mostri? Andremo di volta in volta a confrontare il mostro con il livello richiesto e l'eroe richiesto. In questo caso il mago di livello 3 può sconfiggere il fantasma. Il nostro mago però è di livello 2, quindi riusciremo a sconfiggerlo comunque, andandolo a segnare con una X e segnandolo nella linea dei mostri sconfitti, ma prenderemo la differenza in danni, quindi 3 meno 2, 1, che segneremo nelle nostre pozioni o in mancanza di queste nella nostra vita.
Ogni volta che in una stanza affrontiamo un mostro lo cancelliamo, così come cancelliamo eventuali premi che riceviamo e che andremo a segnarci sulla nostra scheda. Ricordiamoci che questo gioco fornisce le matite ma non le gomme, quindi ogni volta che andremo a segnare dei danni non sarà più possibile toglierli, per questo convengono le pozioni. Una volta che dovessimo raggiungere quei danni il livello della nostra vita, moriremmo, dovremmo annerire il malus qui della risurrezione che ci darà meno 9 punti a fine partita e poi potremo continuare normalmente. Morire di nuovo non implicherà altri malus. Tutto ciò che sconfiggiamo o raccogliamo all'interno del dungeon è strettamente personale e non implica gli altri giocatori, siano essi pozioni, avanzamenti di livello per gli eroi o avanzamenti nel crafting, ma le gemme sono segnate con delle lettere e sono in comune a tutti i giocatori, ragion per cui nel momento in cui ne andremo a raccogliere una e a segnarla nella nostra lista delle gemme, tutti gli altri giocatori che non hanno raccolto quella gemma entro quel turno dovranno crocettarla via dalle loro caselle perché non potranno più raccoglierli in quanto sono pezzi unici e li avete già raccolti voi. Alla fine del terzo turno, del sesto e alla fine della partita incontreremo i vari boss. Questo significa che se nell'arco del nostro percorso entro quel turno siamo almeno entrati all'interno della casella col numero corrispettivo del boss, possiamo affrontarlo. In caso contrario o in caso di sconfitta andremo a prendere un malus. Come si batte il boss? Andiamo a vedere quale eroe è la loro nemesi, quell'eroe ci darà punti doppi e andiamo a calcolare quanti danni riusciamo a fare. Questi sono i vari livelli di ferite che possiamo infliggere. Contiamo quindi tutti i livelli dei nostri eroi, in questo caso 4 per 2 perché è la nemesi, più 1 che è il bonus dato dal guerriero, quindi 9, 10, 11, 12 e 13 punti in tutto, più eventuali 3 punti dati dal bonus della spada fighissima. Andiamo quindi a confrontare i punteggi, prendiamo gli eventuali punti gloria corrispettivi ed eventuali danni collegati e il giocatore che avrà inflitto più danni in assoluto otterrà anche il bonus indicato dalla stessa carta del mostro. Una volta terminato l'ultimo scontro andiamo a fare la raccolta dei punti. Segneremo i punti raccolti con i vari boss, quelli raccolti con gli avanzamenti di livello, che saranno uguali al livello più basso che abbiamo raggiunto con gli eroi, quindi in questo caso 8, più eventualmente i punti se abbiamo raggiunto la fine della linea. I punti totali del crafting, ovvero quanti quadratini abbiamo annerito in tutto, più eventuali bonus dati dagli oggetti che abbiamo craftato, i punti raggiunti dalle gemme, quelli dei mostri, eventuali malus dati dai danni che abbiamo subito, quindi 3 danni uguale meno 1 punto e via discorrendo, eventuale malus risurrezione, punti che possiamo aver ottenuto con le nostre carte potere e infine i punti delle missioni che abbiamo risolto prima di tutti gli altri giocatori. Finito questo si fa il punteggio e guarda un po' che strano, chi ha fatto più punti vince. Se devo trovare un difetto a Paper Dungeons probabilmente è la leggibilità, nel senso che è tutto segnato in maniera molto chiara, ma ci sono tantissime iconcine piccole piccole, quindi a volte possono sfuggire, possiamo dimenticarcele, ad esempio i punti qui, i punti dei vari livelli, i bonus che raggiungiamo quando i nostri eroi arrivano a livello 4, eventualmente punti, bonus e malus dei vari oggetti, i punti che guadagniamo a fine partita, i bonus che guadagniamo dopo aver raccolto 4, 8 o 12 pozioni e soprattutto i bonus che raggiungiamo con l'avanzare delle gemme. Quindi il mio suggerimento è quello di stare molto molto attenti a qualsiasi cosa facciamo e ricontrollare spesso la scheda, ad esempio per i vari passaggi, i punti delle trappole che dobbiamo segnarci, dove ci sono muri che non possiamo attraversare e via discorrendo. Spero vi siate annoiati meno di Gandalf per questa spiegazione. Consiglio spassionato, questo gioco qui lo trovo ideale in quanto roll and write per chi non ha tantissimo tempo a disposizione, forza mentale per imparare troppe regole perché è tutto veramente segnato sulla carta e per chi magari vuole far avvicinare qualcuno al mondo del fantasy perché comunque per quanto piccino è veramente disegnato da Dio. Dai, cioè ammettilo, guarda che bello! Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un like, un commento, quello che vi pare e ci vediamo al prossimo video. Qui a roba. Ciao!